Un saluto da Gide e benvenuti sul canale. Mi trovo sopra Bardonecchia e oggi con questo video andremo a vedere alcune importanti informazioni riguardanti la viabilità, quindi l'accesso e l'uscita per Torino o per la Francia, che si trova in questi giorni in questo paese che ha avuto il problema, come sapete, dell'esondazione del torrente Frejus. Sono le 7:30 del mattino del 16, in questo momento 16 agosto. Quella che vedete al centro è la via Medail. Qui vediamo un dettaglio della ferrovia, il sottopasso, che diventa l'unico accesso in questo momento consentito per Bardonecchia. Infatti, se andiamo indietro e vediamo da dove proviene in questo momento il traffico, vediamo la piazza del mercato, vediamo le macchine che scorrono lungo l'ultima parte della via Medail, e qui ci portiamo allo snodo che porta, scendendo a destra verso Torino. Da quest'altra parte invece, come potete vedere, si va all'autostrada che è qua sotto di noi e porta in questa direzione verso la Francia, quindi tunnel del Frejus, mentre invece, come detto, dalla parte opposta abbiamo la valle di Susa, quindi Torino. Andiamo a vedere i punti nevralgici del problema. Allora, questo è l'ingresso basso di Bardonecchia, dove appunto si sono verificati i problemi di esondazione più importanti. Andiamo quindi avanti a vedere. Vedete il ponte della ferrovia, quindi la ferrovia è agibile, mentre invece sotto questo ponte ci sono dei problemi. Le macchine devono scorrere sotto questo ponte per poi affrontare il ponte invece stradale, che adesso andremo a vedere, che in questo momento è ancora pieno di fango. E quindi questa è la zona dove vediamo la caserma della polizia e il ponte che ha avuto maggiori problemi, il ponte della stazione qua sotto di noi. Allora ci spostiamo per vedere meglio ancora il percorso del fiume visto dall'alto. Che attraversa tutto il paese, lo stiamo vedendo in questo momento. Adesso noi ci troviamo proprio praticamente sopra i lavori. Quindi il problema, oltre al passaggio normale, diciamo, delle macchine, è un problema per i mezzi un po' più importanti, quindi quei furgoni che trasportano merci per i supermercati, che normalmente accedono da questo ingresso. Vedo già comunque delle macchine che si muovono, di conseguenza probabilmente l'accesso è già stato riabilitato. Proviamo a seguire questa macchina, vediamo che passa sotto, e quindi in questo momento possiamo dire che non so se siano mezzi di soccorso o comunque mezzi abilitati, ma a quanto pare questo ponte, che fino a ovviamente ieri era completamente coperto di fango, è stato liberato. Molto bene, questa è una bellissima notizia, perché questi mezzi più pesanti altrimenti non avrebbero potuto accedere a Bardonecchia, in quanto il sottopasso ha un'altezza che consente di far passare mezzi fino ovviamente
a un certo livello, e qui vediamo l'uscita di Bardonecchia, quindi sia l'autostrada in alto che la statale in basso portano poi verso la valle e verso Torino. Vediamo ancora comunque la via Medaille, appunto, mentre quella che vediamo sulla sinistra, che adesso andremo a evidenziare, la via Einaudi, e cioè quella interessata dall'esondazione maggiormente. Come vedete però le due vie vanno a confluire in alto, infatti l'immagine, quindi la ripresa, forse la più importante, quella dove abbiamo visto il torrente esplodere da un ponte, proviene proprio dalla congiunzione delle due vie, la via Medaille e la via Einaudi. Adesso qui ve lo indicherò. Andiamo a vedere quindi questa zona dove si uniscono le due vie, dove si intrecciano le due vie, quindi la via Einaudi, vedete la Casa Bianca al centro circa, mentre invece quella che scende alla nostra destra in questo momento è la via Medaille. Ecco il punto, come dicevo, dove è avvenuta quell'esplosione che si vede sul video più importante, direi, di tutto questo evento, purtroppo disastroso, possiamo dirlo, che è avvenuto il 13 agosto qui a Bardonecchia. Qui vediamo ancora il fondo della Valle Freius, che poi va a girare, quindi non è così semplice andare a vedere esattamente da dove proviene il torrente. E quindi concludiamo qui anche questo video, ci vedremo nei prossimi, vi aspetto. Un saluto da Gid.